Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parliamo dell'Attacco dei Giganti 21. Ovviamente, per forza di cose, per chi non ha ancora letto questo volume ci saranno degli spoiler. Vi avevo detto che avrei voluto fare un video sull'ipotetico finale dell'Attacco dei Giganti e la mia idea era proprio quella di ipotizzare un mio finale basandomi sulla sigla finale della seconda stagione dell'Attacco dei Giganti, che pensavo potesse essere molto spoiler. E in effetti è stato proprio così. Prima di andare avanti vi ricordo che io sono in pari con l'edizione italiana, quindi qui sotto magari non fate spoiler sulle scan che io non leggo e immagino neanche chi segue i miei video. Innanzitutto il volume si apre con l'orrida visione delle condizioni di Armin dopo che aveva cercato di salvare Eren nello scorso volume. Il ragazzo sembra quasi carbonizzato e praticamente in fin di vita, nel mentre Eren ha una fugace conversazione con Zeke, che scopriremo poi dopo chi cazzo è, che evita che Eren uccida Berthold cominciando a parlargli di suo padre. Ovviamente Eren sarà subito incuriosito e dicendogli: noi siamo vittime dello stesso padre. Nel frattempo Enzi ha imprigionato Reiner e sta cercando di farlo parlare in tutti i modi, ma l'ex soldato non sembra avere nessunissima intenzione di rivelare cose che possono interessare ai ragazzi e dice loro solo di consegnare una lettera per Krista da parte di Mir che aveva con sé. Enzi sembra seriamente intenzionato ad ucciderlo quando un suo sottoposto le ricorda una cosa, ovvero che esiste una sorta di medicinale che, iniettato in una persona che sta per morire, lo farà risorgere come gigante, e se questi a sua volta mangerà qualcuno con un potere da gigante, tipo il gigante corazzato o il gigante colossale, ne assumerà il potere stesso. Le cose si complicano tantissimo, però, superando momenti di tensione mai visti nell'opera, quando, avendo una sola siringa di medicinale, si deve decidere tra salvare Elvin, il 13° comandante dell'armata ricognitiva, oppure Armin, colui che potrebbe portare al successo i ragazzi in futuro, colui che ha sempre inventato le migliori strategie per combattere i giganti fino ad ora. E c'è uno scontro fantastico e con la tensione alle stelle fra Eren, il caporale Revile, e Mikasa, con i due ragazzi che ovviamente patteggiano per il salvataggio di Armin e Revile per quello di Elvin. Alla fine, dopo una serie di tavole veramente altamente, secondo me, emotive ed emozionanti, Revile arriva alla decisione di salvare proprio il ragazzo, che diventerà quindi il sostituto a tutti gli effetti di Elvin, diventando ancora di più una colonna portante nella lotta contro i giganti. Ma la cosa più scioccante avviene dopo. Infatti i ragazzi riescono finalmente ad arrivare alla cantina del padre di Eren. E lì verremo immersi nel racconto che è all'inizio dell'opera Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, l'attacco dei giganti. Lì troveranno i libri di Grisha Jaeger, dove l'uomo narra della nascita di questo mito dei giganti. E dove noi vediamo anche come la sigla finale della seconda stagione dell'Attacco dei Giganti sia quanto mai veritiera. Infatti la storia narra questo. 1820 anni prima, Ymir Fritz, un'antenata della stirpe di Grisha, fece un patto con il diavolo della terra e si impossessò del potere. Si trattava del potere del gigante. Dopo la sua morte, Ymir divise la sua anima in 9 giganti, creando così l'impero di Eldia. Eldia distrusse l'antico grande regno di Marley e conquistò l'intero continente. Da quel momento iniziò l'era oscura. La gente di Ymir, che possedeva il potere del gigante, dichiarò che tutte le altre razze erano inferiori e cominciò a vessarle. Derubarono le loro terre, i loro beni e uccisero perfino alcune tribù. E non solo, il popolo di Eldia costrinse le altre razze a dare alla luce i loro figli, aumentando così la propria popolazione. L'epurazione etnica da parte di Eldia continuò per 1700 anni. Tuttavia, il fiero grande regno di Marley preparò un piano per distruggere Eldia dall'interno. Riuscì a scatenare una guerra civile che portò all'indebolimento del nemico. Inoltre, il grande regno di Marley fu in grado di prendere il controllo di 7 dei 9 giganti e 80 anni fa vinsero la cosiddetta Grande Guerra dei Giganti. L'unico posto rimasto al re Fritz era l'isola di Paradis. Fu lì che fuggì insieme alla sua gente e costruì 3 grandi muraglie. Tuttavia, il re non portò con sé tutto il suo popolo. Noi, i criminali eldiani nemici di Marley, fummo lasciati nel continente. In realtà, noi altri siamo nella posizione di poter essere uccisi in qualsiasi momento dalla gente di Marley. Questo perché siamo discendenti del demonio. Tuttavia, il generoso popolo di Marley ci ha graziato con un posto dove vivere. O almeno questo è quello che dice a suo figlio, il padre di Grisha. Sarà davvero così che è iniziato tutto? E soprattutto sarà davvero così che si è svolta la guerra di cui parla l'uomo? Grisha non ci crede affatto e crescendo diventerà un forte oppositore dell'impero di Marley. E questo lo porterà a conoscere la parte di verità della famiglia reale
di Eldia, grazie a una sua discendente. È grazie a lei che veniamo a scoprire dei particolari veramente inquietanti. Secondo la donna, infatti, il re Fritz è fuggito sull'isola di Paradis solamente perché ripudiava la guerra. Ed è lì che lui possiede il potere del gigante. Il potere del gigante progenitore, in grado di controllare tutti gli altri giganti. Secondo la donna, la grande guerra dei giganti ebbe inizio quando il 145esimo re ereditò il potere del gigante progenitore. Fino a quel momento ci fu un lungo periodo di lotta tra i vari componenti della famiglia, che portò alla separazione degli 8 giganti. Nonostante ciò, fu proprio grazie a quel potere che la famiglia reale riuscì a pareggiare i conti. Tuttavia, il 145esimo re rinunciò al suo dovere di combattere per il proprio popolo e trasferì la capitale del regno su un'isola lontana. La famiglia reale di questa donna rifiutò questa scelta e si separò dalla famiglia reale. Grisha con la sua banda di ribelli non scoprirà molto sul re Fritz, se non un messaggio lasciato 80 anni prima dei fatti che lui sta raccontando nei suoi libri. Se interverrete contro di noi, i milioni di giganti nascosti all'interno delle mura distruggeranno il mondo. Nel frattempo, Grisha e la ragazza si sono sposati e hanno avuto un figlio, Zeke. Decidono, grazie ad un annuncio fatto dall'esercito di Marley, di far diventare loro figlio un guerriero di Marley, per cercare di infiltrarsi nell'isola di Paradis. Ma Grisha, un uomo solitamente molto intelligente ed astuto, commette un grosso errore. Infatti, il figlio, compiuti 7 anni, denuncia tutta l'organizzazione, compresi i suoi genitori, all'esercito di Marley. I membri del movimento per la restaurazione di Eldia vengono quindi spediti in paradiso, condannati a vagare per l'isola di Paradis sotto forma di giganti divora-uomini per l'eternità. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi e lasciate un commento qui sotto, oltre ad un like. Ovviamente non vedo l'ora di sentire le vostre congetture sul finale, su tutta la storia dei giganti qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!